Esistono misteri storici che sfidano la nostra razionalità e comprensione e che si collocano a un bivio tra realtà e leggenda ancora oggi. Tra i più affascinanti troviamo sicuramente quello che riguarda la cosiddetta Arca dell'Alleanza, oggetto di infiniti libri, film e documentari, ma su cui non è stata ancora posta la parola fine. In questo video ci spingeremo in uno dei luoghi che, secondo la tradizione del suo popolo, la conserva da migliaia di anni e in cui ancora oggi è venerata a lontano da occhi indiscreti. Stiamo parlando dell'Etiopia, uno stato, purtroppo, ancora oggi oggetto di sanguinose guerre, causa di migliaia di morti. Approfondiremo a tempo debito le origini dell'arca, ma dobbiamo ricordare come, secondo la Bibbia, Dio avrebbe stretto un patto con il suo popolo. Simbolo di questa alleanza sarebbe stato un oggetto specifico, l'arca dell'alleanza, appunto, chiamata in lingua etiope Tabot. Ad oggi tutti i tentativi per ritrovarla sono stati vani e il mistero è diventato leggenda. Farai una tavola di legno di acacia, avrà 2 cubiti di lunghezza, 1 cubito di larghezza e 1,5 cubiti di altezza. La rivestirai d'oro puro e le farai intorno un bordo d'oro. Questa è la descrizione dell'arca che troviamo nella Bibbia, in Esodo capitolo 25 e 27. Al suo interno si troverebbero invece un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aronne fiorita e le tavole della legge, come possiamo trovare anche in Ebrei 9:4. Quando però il Tempio di Salomone fu costruito, l'arca conteneva solo le tavole della legge. Questo lo possiamo trovare in Deuteronomio, capitolo 10, versetti 1-5, nel primo libro dei Re, capitolo 8 e 9, e nel secondo libro delle Cronache, capitolo 5, versetti 2 e 10. Solo i Leviti potevano trasportare l'arca. Era non solo uno strumento per dialogare con Dio, come ci dice l'Antico Testamento, e preservare i suoi comandamenti, ma anche uno strumento di morte, e questo ce lo ricorda sempre la Bibbia, il secondo libro di Samuele, capitolo 6, e il secondo libro delle Cronache, capitolo 13, versetto 9, raccontando la storia di come morì Uzza, appoggiandosi all'arca per sorreggerla mentre veniva trasportata fuori da Gerusalemme e sembrava sul punto di cadere dal carro. La leggenda e la tradizione vogliono anche che l'arca fosse trasportata coperta da un telo di pelle di tasso, a sua volta coperto da un ulteriore telo di stoffa turchina. Come detto, al suo interno sarebbero state conservate le tavole di pietra contenenti i 10 comandamenti che Dio aveva affidato a Mosè. Dal 586 a.C., quando Gerusalemme cadde sotto il re Nabucodonosor, se ne persero però le tracce, portando nei secoli e nei tempi moderni decine e centinaia di studiosi ad ipotizzarne varie vicissitudini e ubicazioni. L'unica citazione della sua presenza, o di una sua copia forse, ci viene da Re Giosia, datata al 621 a.C., che invita i Leviti a ricollocare l'arca nel Tempio, ma da dove dovessero prenderla non è assolutamente chiaro. All'arrivo dei babilonesi e con la conquista di Gerusalemme agli inizi del VI secolo a.C., dell'arca già non vi è più traccia. Nel passo che tratta del saccheggio del Tempio, nel secondo libro dei Re, capitolo 25, versetto 8, vengono elencati in modo minuzioso tutti gli oggetti che furono portati a Babilonia, ma non si ha alcuna notizia o citazione dell'Arca dell'Alleanza. Si suppone quindi che fosse stata nascosta o portata altrove. Secondo il libro di Esdra, Ciro, re dei Persiani, restituì gli arredi sacri nel 538 a.C., che evidentemente erano stati custoditi a Babilonia durante l'esilio, ma ancora una volta non viene nominata l'arca. La Bibbia dice in un testo non canonico che l'arca dell'alleanza sarebbe stata nascosta dal profeta Geremia all'interno del monte Sinai, ma questo è solo uno dei tanti nascondigli che ad oggi potrebbero conservarla.
Le ipotesi, come vedete, sono davvero tantissime, impossibile analizzarle tutte in questo video, ma ci ripromettiamo di farlo quanto prima. Cercheremo non di meno di ripercorrere quella che al momento sembra la pista più accreditata e direi anche documentata e promettente. Una tradizione suggerisce infatti che l'arca si troverebbe ancora oggi in una piccola chiesa ad Aksum, nella regione del Tigre, in Etiopia. In questi luoghi aridi si nasconde un mistero archeologico e teologico che affonda le sue radici in una tradizione ebraica antecedente alla venuta di Gesù. La preziosa reliquia sarebbe stata nascosta all'interno della Cappella del Tabot nel complesso della cattedrale di Santa Maria di Sion, fatta costruire nel 1950 dal Negus Haile Selassie, che sempre secondo la tradizione etiope sarebbe stato un discendente di re Salomone. Accedere al suo interno ancora oggi è vietato, l'unica persona che può vederla è un sacerdote guardiano, addestrato anche ad uccidere chiunque violasse il recinto sacro della chiesa. Il suo guardiano infatti non si allontana mai dal tempio fino alla sua morte, quando cioè viene nominato un nuovo successore. Questa tradizione si tramanda da secoli se non millenni. Secondo il libro dell'Esodo, le tavole della legge con i 10 comandamenti furono scritti da Yahweh e poi dati a Mosè sul monte Sinai. Alcuni studiosi fanno risalire questo evento al 1440 a.C. circa. Le leggende apocrife, parte del patrimonio e della tradizione comune in Africa e in alcune regioni del Medio Oriente, attribuiscono poteri sovrannaturali alle tavole della legge. Intorno a queste leggende se ne sono intrecciate altre, inclusa la presunta ossessione nazista per l'occultismo e le reliquie, che avrebbero dato anche a Indiana Jones una delle sue missioni e film più famosi. La verità però è che dopo la distruzione del Tempio di Salomone a Gerusalemme, nessuno sa con certezza dove sia finita l'Arca dell'Alleanza. Dopo essere scomparsa senza lasciare traccia e senza alcuna traccia conosciuta relativa alla sua ubicazione, assumendo che sia sopravvissuta alla distruzione stessa del Tempio, è ancora oggi uno dei più grandi misteri dell'archeologia. Quasi 45 milioni di cristiani ortodossi etiopi sono tuttavia sicuri che l'Arca dell'Alleanza sia stata portata quasi 3000 anni fa in Etiopia ad Aksum e che da allora sia stata custodita dai monaci nella piccola chiesa di Santa Maria di Sion. Secondo la tradizione copta, la regina di Saba, chiamata Makeda nel testo sacro etiope Kebra Nagast, e il re Salomone avrebbero avuto un figlio di nome Menelik. Menelik venne a conoscenza di chi fosse il suo vero padre solamente all'età di 20 anni, allorché decise di intraprendere un viaggio in Israele per cercarlo. Salomone accolse Menelik con tutti gli onori e quest'ultimo rimase a Gerusalemme per 3 anni. Fondatore di una dinastia di imperatori salomonici che avrebbe governato poi l'Etiopia nei secoli e nei millenni successivi fino a non molti decenni fa, rendendola a tutti gli effetti la più antica casa regnante della storia umana, e lo stesso Menelik sarebbe stato incaricato di portare la preziosa cassa in oro e legno di acacia in Etiopia. Questo quello che ci racconta la tradizione, la leggenda etiope. Da qui però la leggenda prende 2 pieghe. La prima vuole che al momento della partenza di Menelik fosse stato proprio Salomone a volergli donare l'arca. La seconda invece vede il sovrano affidare un compagno di ritorno al figlio, tale Azarius. Sarebbe stato questi a decidere di rubare l'arca e di sostituirla con una copia. A metà tragitto Azarius avrebbe confessato il misfatto a Menelik. Quest'ultimo, seppur contrariato, aveva creduto che, poiché non si erano manifestati terribili poteri distruttivi dell'arca, fosse il volere di Dio che la stessa venisse portata in Etiopia. Fu così che arrivò ad Aksum e da allora sembra che non si sia mai mossa.
In un'intervista rilasciata al National Geographic, il diacono del tempio Zemichael Brane affermò che Dio stesso ha scelto questa terra e Aksum è la nostra città più santa. Gli occidentali richiedono sempre prove visibili, ma noi etiopi non abbiamo bisogno di vedere l'arca per sapere che è qui. Lo sentiamo, lo sappiamo. Queste le sue parole. Tra i pochi a cui sia stato invece dato il permesso di parlare ai monaci, troviamo lo storico Ephraim Bran, che si è dedicato a guidare pellegrini e fedeli e turisti di tutto il mondo ad Aksum e riferisce che Abba Gebre Meskel è convinto al 100% che si tratti della vera Arca dell'Alleanza. Non solo ha la forma esatta descritta nella Bibbia, ma brilla anche di una luce straordinaria. Realtà e leggenda, come vedete, sembrano fondersi perfettamente assieme. Verificare con i propri occhi è quindi impossibile, ma è forse proprio questo che rende così affascinante la cappella della chiesa di Nostra Signora Maria di Sion ad Aksum, in Etiopia. Questo perché al suo interno, protetta da 7 serrature, si dice, è presumibilmente custodita l'Arca dell'Alleanza. Anche se si trattasse solo di una riproduzione, il mistero ha comunque reso questa cattedrale africana uno dei posti meno accessibili al mondo e direi anche uno dei più affascinanti. Parlo di riproduzione perché sono molte le fonti antiche che dicono come fossero state realizzate diverse copie dell'arca proprio per evitare che quella originale andasse distrutta o fosse rubata. Tradizioni che ovviamente non hanno mai trovato conferma, ma che potrebbero collimare perfettamente con questa nostra ricerca. Gli stessi monaci che vivono nella piccola chiesa di Santa Maria di Sion, nota anche come la Cappella dell'Arca, non hanno il permesso di superare le barriere che circondano la stessa cappella. Non possono abbandonare il compito che è stato loro affidato, cioè vegliare sul Tabot, il nome con cui è nota in Etiopia l'arca. Abba Gebre Meskel è uno dei suoi custodi e lo sarà fino alla sua morte. C'è da dire che in Etiopia esistono numerose copie dell'arca, custodite in numerosi santuari e tutte sono dette Tabot. Questo vocabolo assomiglia in modo impressionante al termine egizio Teba, il cui significato è semplicemente strumento sacro, così come ci dice il dizionario egizio di Reiner Hannig. Per gli egizi il Teba era uno scrigno rituale che conteneva l'immagine di un dio e veniva portato in processione. Ogni scrigno sacro con queste caratteristiche poteva essere quindi definito Teba. Dalla sua fondazione, la chiesa ortodossa di Santa Maria di Sion è stata distrutta e ricostruita almeno 2 volte. Era il luogo tradizionale in cui gli imperatori etiopi venivano incoronati ed è tutt'oggi un luogo di culto e meta di pellegrinaggi. La chiesa di Nostra Signora Maria di Sion è poi da sempre il fulcro della religione cristiana ortodossa copta e centro di pellegrinaggio di un importante evento religioso che si tiene il 30 novembre. La cappella dell'Arca dell'Alleanza non si trova però al suo interno, ma nel giardino adiacente alla vecchia chiesa. Una struttura appositamente costruita per custodire la reliquia dopo che, così vuole la tradizione etiope recente, un calore divino aveva rotto le pietre del precedente santuario. Tra i pochi poi ad avere visto quello che conterrebbe la cappella troviamo Edward Ullendorf, professore emerito della School of Oriental and African Studies di Londra nel 1941. All'epoca era un ufficiale dell'esercito britannico e riuscì a entrare con la scorta di 2 soldati. Lo studioso è morto nel 2011, ma riferì di avere visto una ricostruzione medio-tardo medievale, certamente non l'arca originale, una come tante altre viste in numerose chiese di Etiopia. Una testimonianza sicuramente autorevole, ma altrettanto impopolare in Etiopia, che in ogni caso nessun altro può né smentire né confermare. La domanda che mi faccio è cosa sia stato fatto vedere a Ullendorf, la vera arca o una delle sue copie?
Si aggiungono poi altri elementi che sembrano confermare la tradizione etiope. A Gondar, antica capitale imperiale dell'Etiopia e della provincia del Begemde, detta anche la Camelot d'Africa, si trova una fortezza medievale in cui per secoli hanno dimorato i sovrani etiopi. A testimoniarlo un'incisione della stella di David sulle mura della costruzione. Sempre in Etiopia si trova poi la città di Lalibela, dal nome del suo fondatore, chiamata anche la seconda Gerusalemme. Tutte le sue chiese sono colme di riferimenti simbolici. Quella di San Giorgio, ad esempio, scavata tra le colline della città, non solo ha la forma di una croce greca, ma addirittura la stessa forma dell'arca di Noè, secondo la tradizione etiope. Il termine Tevah, che in ebraico indica l'arca di Noè, è uno degli altri termini con cui viene indicata anche l'arca dell'alleanza. La costruzione simbolica potrebbe pertanto essere stata costruita per ospitare nell'antichità l'arca con le tavole della legge, questo secondo l'ipotesi di diversi studiosi. In Etiopia viveva e vive ancora oggi anche una comunità religiosa che professava la fede ebraica, i Falascia, che in aramaico significa, guarda caso, esiliato o straniero. Sono chiamati dagli etiopi gli ebrei neri o la tribù perduta di Israele. Si fanno chiamare Beta Israel, cioè la casa di Israele, e sostengono di essere discendenti di Menelik. I Falascia praticavano inoltre dei riti che prevedevano sacrifici animali da offrire a Dio, consuetudini abbandonate dagli ebrei già dal VII secolo a.C. Potrebbe trattarsi forse di discendenti della tribù di Dan, una delle 12 tribù perdute dell'antico regno di Israele. Dopo la formazione dello Stato ebraico nel 1948, a tutti gli ebrei del mondo gli israeliani diedero il diritto di ritornare nella loro terra promessa, secondo la famosa legge del ritorno. Ma su questa comunità ebraica perduta nacque un dibattito politico e religioso molto acceso, incentrato appunto sul riconoscimento della loro effettiva ebraicità. Gran parte della minoranza ha potuto però compiere la sua aliyah, cioè la migrazione, grazie al pronunciamento favorevole di alcuni rabbini illustri negli anni 70. Questa dimostrazione della loro antica origine ebraica. Questo importante riferimento cronologico ci fa capire che i Falascia sarebbero arrivati in Etiopia almeno 600-700 anni prima di Cristo. Gerusalemme è la città santa per 3 religioni: cristianesimo, islam e ebraismo. Nel Monte del Tempio, noto anche come spianata delle moschee oggi, si trova la cupola della roccia, il terzo luogo islamico più sacro dopo la Mecca e Medina. Al suo interno è custodita la pietra della fondazione e da qui, stando alla religione islamica, il profeta Maometto sarebbe asceso al cielo. Prima della sua edificazione, al suo posto sorgeva l'antico tempio di Re Salomone. Tale dettaglio ha destato la curiosità degli archeologi, ovviamente, i quali si sono concentrati, quando e come hanno potuto, anche su importanti reperti che si trovano in quel luogo. Nel corso degli scavi hanno rinvenuto, ad esempio, il Sancta Sanctorum, cioè il recesso più remoto del Tempio, al cui interno veniva ospitata con ogni probabilità l'Arca dell'Alleanza. Nel 70 d.C. il Tempio venne distrutto dai Romani, ma l'Arca anche qui non fu mai trovata. Nessun testo ha mai parlato del prezioso reperto, il più importante dell'ebraismo secondo l'Antico Testamento, nemmeno al momento della distruzione del primo tempio, avvenuta, come dicevamo, nel 587 a.C. per mano dei babilonesi. Per trovare tracce scritte dovranno passare 1700 anni, quando un manoscritto medievale etiope, il Kebra Nagast, svelò dei particolari molto interessanti. Il testo, come dicevamo prima, asserisce che a portarla in Etiopia sarebbe stato appunto Ebna la Hakim, detto Menelik, figlio di Re Salomone e di Bilkis, la cosiddetta regina di Saba.
70 anni prima dell'invasione babilonese, Manasse divenne re di Giudea, regnò dal 687 a.C. al 642 a.C. La Bibbia lo descriveva come un eretico perché aveva osato portare anche degli idoli pagani all'interno proprio del Tempio. Ovviamente lasciare l'arca accanto a dei simboli pagani era considerato un'eresia. Il Kebra Nagast riporta che l'arca sarebbe stata portata da Israele in Egitto proprio per evitare una tale contaminazione. Come vedete, anche qui si innesta una nuova tradizione sul percorso che da Israele l'avrebbe portata in Etiopia. Sarebbe passata però dall'isola Elefantina, nei pressi di Assuan in Egitto, dove anche qua, guarda caso, si trova un antico tempio ebraico risalente al VII secolo a.C., le cui dimensioni corrispondono quasi perfettamente a quello del tempio del re Salomone. Nel 450 a.C. il tempio venne distrutto e l'arca sarebbe stata ancora una volta spostata. Passando lungo le rive del Nilo, questa volta però trovò rifugio nel monastero di Tana Kirkos sul lago Tana in Etiopia. Grazie a diverse ricerche effettuate negli ultimi decenni sull'isola, si è riscoperta una tradizione che narra come l'arca nel suo viaggio verso l'Etiopia si sarebbe infatti fermata lì per circa 8 secoli. Nel III secolo d.C. ecco di nuovo l'arca in Etiopia, ad Aksum, per opera di re Esana. Se provassimo a sottrarre gli 8 secoli dal III secolo d.C. della permanenza sull'isola di Tana Kirkos, arriveremo al V secolo a.C., che è il momento in cui dovrebbe essere stato distrutto il tempio sull'isola Elefantina. Come vedete, le tradizioni, le leggende reinterpretate sotto il velo della storia reale potrebbero darci una spiegazione effettiva di come l'arca o una sua copia potrebbero essere giunte appunto in Etiopia. Un dato tra tutti è fuori da ogni dubbio però, l'unicità dell'esperienza religiosa etiope e la sua capacità di forgiare una cultura tanto originale quanto veramente raffinata. Stando a quanto asseverato negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 8, il primo pagano convertito alla fede cristiana sarebbe stato proprio un etiope giudaizzante, un alto funzionario del regno battezzato dall'apostolo Filippo lungo la strada tra Gerusalemme e Gaza. Se a questo aggiungiamo la presenza dei Falascia, vediamo come questa terra abbia da secoli e millenni profondi legami con l'antica Israele. Se ci spostiamo temporalmente al tempo delle crociate, molti indizi sembrerebbero riportare la possibilità che i cavalieri templari fossero giunti fino a queste terre lontane. L'ordine, come ben sappiamo, stabilì il suo quartier generale a Gerusalemme, nei luoghi in cui sorgeva il Tempio di Re Salomone. Vuole la tradizione che questi cavalieri fossero convinti che l'arca si trovasse al suo interno e avrebbero quindi scavato dei tunnel nel tentativo di recuperarla. Ufficialmente non si hanno prove che fossero riusciti a trovare qualcosa, ma torneremo presto anche su questo tema. Non ultimo, nel 2021 ben 750 persone di etnia tigrina sono state uccise ad Aksum nel loro tentativo di proteggere la chiesa di Santa Maria di Sion e la reliquia che contiene dalle milizie degli Amara, loro acerrimi nemici. Il terribile evento ha protetto la chiesa, ma l'instabilità del paese mette a repentaglio qualsiasi cosa sia conservato al suo interno. L'arca è forse uno degli oggetti più ambiti dagli studiosi di tutto il mondo. Ritrovarla significherebbe sicuramente avere una risposta a molti misteri storici e ancor più ridare forza a un patto fatto migliaia di anni fa con il popolo ebraico. Si trova realmente in Etiopia? Nonostante molti indizi sembrino suggerirlo, nessuno può dare una risposta certa e sicura a questa domanda. L'esistenza di ebrei neri, di percorsi segreti, di una società incentrata interamente sul culto dell'arca e di una cappella protetta vista da un monaco farebbero supporre di sì.
L'Arca dell'Alleanza è senza dubbio un fortissimo simbolo intorno al quale si coagula l'identità etiope dei cristiani copti. Non dobbiamo infine scordare che il movimento rastafariano considera l'Etiopia la loro terra promessa. Molti di loro infatti partirono dalla Giamaica per andare a vivere in questo paese e condividono con i copti etiopi molti elementi, essendo addirittura arrivati a considerare il defunto Negus Haile Selassie come una incarnazione terrena di Cristo e la personificazione di Jah, il nome Rasta di Dio sulla terra. Il 19 giugno 2009 il patriarca della Chiesa ortodossa etiopica Abuna Paulus, in una conferenza stampa tenutasi all'hotel Aldovrandi a Roma, alla quale hanno anche partecipato un figlio del principe Makonnen Haile Selassie, secondogenito dell'imperatore d'Etiopia Haile Selassie, e il duca Amedeo d'Aosta, ha dichiarato Abuna Paulus, tra l'altro, che l'Etiopia è il trono dell'Arca dell'Alleanza. L'Arca è stata in Etiopia per 3000 anni e adesso è ancora lì e con la volontà di Dio continuerà ad essere lì. L'ho vista con senso di umiltà, non con orgoglio. È la prima volta che dico questo in una conferenza stampa. Ripeto, l'Arca dell'Alleanza è in Etiopia e nessuno di noi sa per quanto tempo ancora. Tutto quello che si trova nell'Arca è descritto perfettamente nella Bibbia. Lo stato di conservazione è buono perché non è fatta da mano umana, ma è qualcosa che Dio ha benedetto. A noi studiosi e appassionati non resta quindi che continuare la ricerca e sperare che un giorno l'Arca possa finalmente tornare ad essere vista e direi anche studiata.